Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua in vostra compagnia. Abbiamo parcheggiato il camper qua, siamo venuti verso Piamunè, qui sotto c'è Briclumbatera dove di solito veniamo a vedere i falchi pecchiaioli in autunno. Giù c'è molto caldo, quindi qui si sta un pochino meglio. Di su invece si è tutto coperto, infatti volevamo di nuovo mostrarvi il Monviso che è qui a due passi, ma anche oggi è coperto dalle nuvole. Comunque adesso facciamo giusto una visuale un po' del panorama e poi ci vediamo dopo per qualche ricettina. Vi faccio vedere che ci sono dei parapendio che girano, non so se li vedete, adesso provo a mostrarveli. Ci vediamo dopo per la ricetta. Questo è il panorama che si ha da questo lato, c'è molto verde e giù si vede la pianura al fondo. Abbiamo parcheggiato lì, c'è un piccolo piazzale perché sotto il piazzale grande dove di solito mettiamo il camper c'è la festa degli alpini, quindi era affollato. Comunque qui è comodo perché anche qui ci sono due tavoli in legno a fianco dove poi uno si può sedere per fare pranzo. Ho pensato di fare un tipo di pane, visto che sono un po' scarsa, si chiama pane naan. Ho trovato la ricetta, proviamo a farlo. Con la mia bilancina ho pesato. Allora ci vanno 150 di yogurt greco, 150 grammi, poi 15 grammi di olio Evo che ho già messo nel bicchiere, 130 grammi di farina 00, 8 grammi di lievito istantaneo, pupi abbaia, poi un po' di sale, poi ci va un po' di aglio disidratato, quello che utilizzo sempre, e poi l'erba cipollina che ho raccolto stamattina fresca nel mio orto. Ho visto che tra gli ingredienti manca l'acqua. Adesso io proverò a impastare, se poi vedrò che l'impasto poi risulta troppo asciutto, al limite aggiungerò un pochino d'acqua. Proviamo, dai, mettiamoci all'opera. Allora, iniziamo a versare nella ciotola il nostro yogurt greco. Adesso metto giù l'olio, andiamo a girare. Adesso andiamo a mettere giù un po' di farina e iniziamo a girare con la forchetta. Ok, abbiamo messo giù tutta la farina e come immaginavo l'impasto è troppo asciutto, quindi andiamo a mettere un pochino d'acqua fino che ne ho misurati 50 grammi, penso che più o meno sia la dose che ci va. Niente, ho messo già troppa acqua, andiamo ad aggiungere un pochino di farina, andiamo a renderlo che vada bene. Inizia a essere lui. Allora andiamo a mettere un po' del nostro lievito istantaneo, poi aggiungiamo un po' di poco aglio disidratato e poi ho le dita impiastricciate, un po' della nostra erba cipollina che abbiamo raccolto nell'orto stamattina. Proviamo a metterne così, poi vediamo come va. E poi un po' di sale. Voilà. Ho ancora aggiunto 2 volte un po' di farina per avere la giusta consistenza, perché mi sembra che alla fine purtroppo le ricette prese un po' così all'improvvisata da internet a volte non sono così giuste. Comunque uno ci
arrabatta più o meno, so la consistenza che deve avere, quindi ci siamo quasi, direi che siamo abbastanza a posto. Come tutti sappiamo la consistenza comunque deve essere questa, quindi più o meno mettendo ancora un po' di farina, insomma la consistenza deve venire un panetto così. Alla fine avevo messo un pochino d'acqua e poi ho dovuto aggiungere almeno 3 o 4 cucchiai di farina. Comunque adesso dovrebbe andare bene. Adesso lo lascerei riposare un pochino, diciamo quei 10 minuti, un quarto d'ora qui nella ciotola. 10 minuti, giusto un attimino. Adesso riprendiamo il nostro impasto. Allora infariniamo un po', mettiamo un po' di farina qua in modo che non attacchi. Ok, abbiamo il nostro panetto, sta passando una moto, qua vicino alla strada i rumori purtroppo sono quelli. Allora, io adesso taglierò in 4 o 5 pezzi il nostro panetto. Andiamo già a farlo a metà, facciamo in 4, vediamo se va bene. Voilà. Poi gli diamo ancora una rabbozzatina, così facciamo delle palline. Facciamo 4 palline. Che poi andremo ovviamente a stendere a mano e di nuovo senza mattarello. Quindi ho già qui vicino la bottiglia di Barbera e utilizzerò quello per stenderle per forza. Ok, abbiamo fatto le nostre 4 palline. Voilà, la stendiamo un po' con le mani e poi andrò ovviamente a tirarla un po' con la bottiglia di Barbera. Sempre tutto improvvisato qui da noi, ma è una volta che si faccia qualcosa di decente, sempre improvvisato. Vabbè dai, abbiate pazienza, se ci volete bene state con noi lo stesso, anche se improvvisiamo un po'. Che adesso passiamo un po' la bottiglia così a mo' di mattarello. Ma sì, questa va bene. Oppa, più o meno. Sì, ma va bene, tanto deve solo venire più o meno di questo spessore, quindi va bene. Allora, uno è fatto. Prendiamo l'altro, stendiamo di nuovo un po' così con le mani, diamo di nuovo con la nostra bottiglia. Bottiglia di vino va bene perché è pesante, quindi va benissimo al posto del mattarello, vedi Bat? Quindi bevete vino. E quindi poi ce lo beviamo intanto il vino. Ok, siamo all'ultima, alla quarta. Dovremmo poi pulire solo la bottiglia con un po' di una spugnetta. Abbiamo sporcato un po' di farina. Abbiamo anche l'altro pane, devono venire così. Ok, perfetto. Oggi utilizzo una padella normale, non la mia solita padella fornetto. Ho visto che nessuno mette dell'olio, però io bagnerei un pelino, un po' di Scottex e gli do giusto una passata così, ma più che altro perché non conosco bene questa con la padella, non vorrei che poi attacchi, solo giusto così con un pochino di Scottex. Voilà. Ok, mettiamo giù il nostro pane, copriamo, vediamo come viene. Si sta già sprigionando mi impappino sempre, si sta già sprigionando un profumino di erba cipollina dentro il camper.
mi ispira alquanto. Proviamo a girarlo una volta, vediamo. Oppa, andiamo a vedere, secondo me si può già togliere il primo, sì, a vedere così. Boh, forniamo il nostro primo pane di naan. Aspetto, è buono il profumo anche. Mettiamo giù. Ora, secondo. Giriamo la seconda. Questa qua è gonfiata un po'. Opla! Direi che anche il secondo direi che è cotto. Quindi togliamo anche questo. Voilà, secondo. Giù il terzo. Giriamo. Ok, la terza girata. Una girata, questa è gonfiata un po' lì. Togliamo la terza. In padella l'ultima. Giriamo l'ultima. Opla! Togliamo anche l'ultima. Questa è quella che è gonfiata di più. Forse perché era lì da un po', magari ha lievitato un po', o comunque forse la padella era già molto più calda. Voilà. Che manicaretto! Hanno un buon aspetto. Ce le mangeremo con un po' di pomodoro e mozzarella e con le nostre melanzane grigliate che ho grigliato ieri. Ho già l'acquolina in bocca. Batte. Grazie. Adesso ti metto le... ce le mangiamo con le melanzane grigliate. Metto ancora una. Poi la pieghi, da mangiare piegata in pratica. Vedi tu come mangiarla, se piegata o no. Voilà. Prova. No, ma in due, non così. Perché no? Eh no, bisogna piegarla in due. Così va meglio. Ah, boh. Fai tu. Com'è? Buonissima. Buono sto pane, fatto così. Non mi sembri Merita. convinto. No, no, merita, merita. Ah, vabbè. Ora assaggio anch'io e poi vi dirò. Anch'io 2 pezzettini di melanzana. Poi io la piego così. Vediamo. Adesso assaggio, Ma morbido. So anche che le melanzane sono grigliate come l'ho fatte io, con l'aglio, origano, sono già gustosissime. Poi con sto pane, con l'erba cipollina, spettacolo. Buono. Buono. Qua è così un po' troppo così. Ti sta in bocca un boccone così. Anche talmente buona. È da fare, ragazzi, strepitosa. Poi ancora con le melanzanine, poi dentro potete metterci quello che volete, ovviamente. Noi non mangiamo praticamente quasi mai carne, infatti nelle mie ricette, come vedete, non c'è quasi mai carne. Forse ho messo una volta un po' di prosciutto, ma è rarissimo, rarissimo, rarissimo. Preferiamo mangiare queste cosine sfiziose e molto più gustose di una bistecca, ve lo assicuro. Ah, te ne fai un altro, eh? Sì, sì, sì. Mi hai anche detto che ero stata avara di melanzane prima, sì, certo, certo. Ah. No. Ancora una, va. Mangia poi. No, 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 vai via, vai via, vai via. C'era la pona che voleva finire le melanzane. La buona, era un bombo. Sì, i bombi, quelli
con la pancia, quelli panciuti. Però lì un pochino più secca. Infatti ha fatto crunch. Crunch però. Dai, Wow. riassaggia la seconda. Ci sono me la mangia, Vedo che fa crunch quella. Buona. Io la mia ancora ho finita. Buona? Buonissima. Bene. E anche questa ricetta è andata a buon fine. Dopo un buon caffè facciamo 2 passi nel bosco qui sopra. Ci andiamo spesso perché è un boschetto veramente carino. Ho fatto 2 passi, veramente sono da sola, mentre Batte lava i piatti in questo boschetto dove veniamo ogni tanto ad osservare le cince. Adesso c'è un po' di silenzio perché è primo pomeriggio, ma normalmente ci sono un sacco di uccellini. È molto bello, molto tranquillo, adesso si sentono i grilli, c'è lo campanellio delle mucche qua sotto, molto rilassante, molto bello, sempre in mezzo alla natura. Natura forever. A parte gli uccellini tipo cince, una volta che siamo venuti su, qui sopra, proprio qui davanti, mi è sgusciata fuori una bellissima poiana. Infatti adesso ho preso l'obiettivone perché ho detto non lo lascio giù perché poi metti caso che mi esce fuori una bellissima poiana e io poi non riesco a fargli una foto, mi mangerei le mani. Quindi sempre dietro la macchina fotografica. Come vi ho già detto l'altra volta, in Valle Argentera, a me stare in un bosco mi trasmette veramente una tranquillità estrema. Ho già visto anche delle persone, adesso qui ci sono moltissime piante, che adesso sono vicino a un tronco, abbracciano le piante o comunque le toccano. Questo trasmette proprio un'energia, fa bene allo stress, ti rilassa. E fa bene sia al corpo che alla mente, quindi secondo me è una cosa da fare, toccarle, sentirne la corteccia, i profumi, e sentire il profumo di tutto il bosco quando siamo immersi in questo paradiso, e scrutare, guardare se vediamo degli uccellini, degli scoiattoli, è una cosa che rilassa tanto. E come ho detto l'altra volta, che nessuno yoga, nessun'altra tecnica di rilassamento mi ha mai dato. Quindi io la consiglio veramente a tutti. L'osservare attorno a noi, il verde, i rumori, percepire i minimi movimenti di un uccellino, anche solo di una lucertola, qualunque cosa, trasmette benessere. Inoltre stare in questo bosco nel silenzio aiuta a calmare l'ansia quando abbiamo dei problemi, siamo rovellati nella testa da pensieri. Bisogna spegnere il pensiero, come dicono, e in questi posti si riesce, perché non sei in mezzo alla folla, in mezzo al caos, in mezzo al rumore, sei nel silenzio, nel verde, che è un colore già di per sé rilassante, con i rumori della natura, e questo aiuta molto il rilassamento.
Allora, cercate di seguire il mio consiglio. Andate in un bosco, sedetevi su una pietra, nel prato, io qua sono in mezzo a piante di mirtilli, e respirate e svuotate la mente. Questa è la miglior medicina. Hai fatto la nanna? Hai fatto nanna? Ciao Birbetta. Ciao Pupì. Ho dormito fino adesso, Pupino. Hai fatto tanta nanna? Ciao Birbetta. Bene, anche questa gita è finita. Io, Bate e Pupi vi salutiamo, vero Pupino? Se vi siamo un po' simpatici, se vi piacciono le nostre gitarelle, se vi piacciono le nostre ricette, Pupi mi vuol volare giù, state con noi anche per le prossime gite. Dai Pupino, fai ciao ciao, fai ciao ciao con la manina, con la zampina. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e ricordatevi di attivare la campanella, così vi arrivano i segnali per i prossimi nostri nuovi video. Ciao a tutti, ciao Pupino!